Cos'è un pod? Un pod non è altro che un insieme di persone che si riuniscono per poter aumentare l'engagement verso i rispettivi contenuti. In pratica, un gruppo di persone decide di mettersi insieme in un gruppo, meglio sicuramente se appartenenti alla stessa nicchia, si riuniscono per poter aumentare l'engagement. Come lo fanno? Attraverso dei like, i commenti e ovviamente anche i follow. E ancora meglio se tutte queste interazioni avvengono entro pochi minuti o comunque all'interno di un'ora dalla pubblicazione del contenuto stesso. E questo perché quasi tutte le piattaforme, anzi direi tutte le piattaforme, premiano quei contenuti che a poca distanza dalla loro pubblicazione ricevono già parecchie interazioni. E questo perché questa azione così repentina, a pochissimo tempo dalla pubblicazione del contenuto stesso, dice all'algoritmo che quella tipologia di contenuto e magari proprio quel contenuto stesso è effettivamente un contenuto interessante, e quindi l'algoritmo non farà altro che riproporlo a molte più persone che potrebbero avere gli stessi interessi delle persone che hanno già interagito e che potrebbero ritenere lo stesso contenuto a loro volta interessante. Ma cosa sono questi post? Ma da dove arrivano i pod? Io sono Heidi e ogni settimana su questo canale vi parlo di strategie digital, social network e soprattutto di LinkedIn. Se questi sono argomenti che vi interessano, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e anche di attivare la campanella qui sotto per non perdere nessuno dei prossimi video. L'esplosione dei pod è partita più o meno intorno al 2017 proprio da Instagram, perché lì c'è stato un grande cambio epocale dell'algoritmo di Instagram stesso. Fino a quel momento i nostri contenuti venivano mostrati in ordine temporale, cioè il contenuto più nuovo veniva mostrato prima rispetto al contenuto precedente. Da quel cambio dell'algoritmo invece quello che è successo è che nel nostro feed i contenuti si sono mischiati dal punto di vista temporale e hanno iniziato a essere mostrati prevalentemente i contenuti con i quali si interagisce molto più spesso. Diciamo che i pod possono essere divisi in due grandi macro categorie: i pod manuali e i pod automatici. I pod manuali sono quelli dove sono davvero le persone che si riuniscono e fisicamente vanno a compiere tutte quelle azioni, a mettere il like, a scrivere un commento, a seguire le persone. Come succede tutto questo? Ci si organizza attraverso un gruppo che può essere un DM su Instagram, un gruppo di WhatsApp, un gruppo Facebook. Vi basterà googolare e scoprirete che esiste un mondo attorno ai pod. La seconda categoria di pod invece sono i pod automatizzati, cioè tutte quelle azioni che ho nominato in precedenza vengono eseguite non più dalle persone ma da un bot, da un'automazione. L'intervento umano è solo iniziale, nella fase di settaggio del pod stesso, una cosa che andremo a vedere tra un attimo. Ma a questo punto vi starete chiedendo: conviene o non conviene utilizzare i pod? Diciamo che ci sono dei pro e ci sono dei contro. Sicuramente tutte quelle azioni sono time consuming, cioè ci portano via del tempo che noi potremmo utilizzare per svolgere il nostro business. Quindi perché non automatizzarle? E sapete che io sono assolutamente a favore dell'efficienza del proprio lavoro. La risposta, come molto spesso succede, è dipende. Prima di tutto bisogna capire il perché funzionano e per questo bisogna conoscere il funzionamento dell'algoritmo del social. Gli algoritmi dei social sono davvero molto complessi e solo una parte di essa viene rivelata. Se vi interessa approfondire un po' il discorso sull'algoritmo di LinkedIn, ne ho parlato già in un articolo che vado a scrivere qui sotto in descrizione e anche qui sopra nella scheda. Insomma, per farla breve, il pod sicuramente ci dà la possibilità di avere un boost iniziale, una spinta iniziale non appena il nostro post viene pubblicato, ma quello che è importante alla base è sempre il contenuto. Il contenuto deve essere assolutamente di valore e interessante per la nostra audience. Di base il concetto è che il pod non funziona se alla base non c'è una strategia di contenuti studiata apposta per il vostro business. Inoltre, se tutto questo lavoro che facciamo sia di produzione di contenuti che di utilizzo dei pod ci serve per aumentare le interazioni e l'esposizione dei nostri contenuti, attenzione, perché se il pod viene scelto nella maniera errata, cioè non della nostra nicchia, magari in una lingua straniera e magari con molte persone al proprio interno che non si prendono neanche la briga di seguire le poche regole fondamentali
del pod, questo potrebbe rendere inefficace tutto il lavoro, perché in effetti le persone che sono all'interno del pod non vanno realmente a interagire con i nostri contenuti e quindi sicuramente non andranno a leggerli. In quali casi un pod potrebbe aver senso? Ma in questo caso sto parlando di un pod manuale. Una strategia di pod potrebbe essere assolutamente interessante all'interno di una stessa attività dove sono le persone che collaborano in questo business e che decidono di interagire gli uni con gli altri con i relativi post. In questo modo sicuramente ne trarrà vantaggio l'azienda, il brand stesso, ma anche i singoli. Quindi un win-win, direi perfetto. Fate comunque molta attenzione se decidete di utilizzare i pod, perché i pod sono contro la policy di LinkedIn. Della policy di LinkedIn ne ho già parlato in un video precedente che vi linko qui. Ma come si fa a riconoscere un pod? Come si fa a capire se una persona sta utilizzando o meno un pod? Diciamo che la certezza assoluta probabilmente non possiamo averla, ma qualche indizio lo possiamo comunque ricavare. Ci basta ad esempio osservare quello che succede subito dopo la pubblicazione di un post. Se nel giro di pochi minuti vediamo che il post stesso riceve tantissimi like e magari dei commenti un po' sospetti, non particolarmente connessi al contenuto del post stesso, questo può essere un grosso indizio. Molto spesso c'è anche uno sbilanciamento tra il numero di like e i commenti, tipo 150 like e 0 commenti. La cosa è ovviamente un po' sospetta, perché è vero che un like ci costa poco tempo, ma se un contenuto richiama tantissime reazioni da parte degli utenti, strano che nessuno di essi voglia esprimere anche un proprio parere commentando il post. Sicuramente poi se i commenti non sono nella stessa lingua del post, questo è un forte indizio. Per non parlare invece di tutti quei commenti che sono limitati ad una sola parola. Good, top, you're the best e qualche cosa di questo genere. Ma adesso vi porto inside a pod. E adesso andiamo a vedere come funzionano i pod e come sono strutturati. Non andrò a farveli vedere ovviamente tutti, ve ne mostrerò solo uno, il più famoso probabilmente e anche il più longevo. Per capire quali e quanti pod esistono vi basterà andare su Chrome Web Store e digitare qui all'interno della barra di ricerca il termine pod. Io l'ho già fatto e questo è quello che mi compare. Per poterli utilizzare bisogna andare sull'extension e installarla su Chrome. Il pod che vi vado a mostrare è l'Empod. Cliccando qui non devo fare altro che aggiungerlo alla mia barra, dare tutte le autorizzazioni e in pochissimo tempo lo troverò già installato qui sulla mia barra. Qua. Eccolo qui, vado ad aggiungerlo in modo da vederlo e tenerlo in primo piano. E adesso vediamo come funziona l'Empod. Clicco sull'iconcina qui sopra e aspetto che si apra questa finestra. Vengo riconosciuta direttamente e questa è la schermata principale. Come dicevo prima, hanno delle piccole differenze uno con l'altro, però più o meno il funzionamento è lo stesso per tutte le tipologie di pod. Per utilizzare l'Empod è necessario prima di tutto iscriversi ad un pod, cioè ad un gruppo. Ma come facciamo ad iscriverci ad un pod? Le metodologie sono diverse. Prima di tutto può darsi che qualcuno ci abbia invitato. In questo caso dovrà fornirci un codice segreto. Se abbiamo a nostra disposizione questo codice ci basterà andare nella sezione relativa e qui sotto andare a inserire questo codice di 4 cifre e poi cliccare Join Pod. A questo punto l'amministratore del gruppo, l'amministratore del pod riceverà una notifica e ci permetterà l'accesso al pod stesso. Ma cosa succede se invece non conosciamo nessuno che sia all'interno di un pod e che quindi ci possa fornire questo codice? Semplicemente possiamo andare sul marketplace. Il marketplace non è altro che un mercato di pod nei quali noi possiamo andare a trovare quello che più ci interessa. Come suggerivo poco fa, il consiglio è quello di sceglierlo prima di tutto nella vostra lingua e poi nella vostra nicchia di lavoro. Quindi vi basterà andare qui a cercare il pod attraverso il nome, che potrebbe essere la keyword di riferimento
marketing, sales, B2B, eccetera, eccetera, finanza, insomma, quello che vi viene in mente più adatto al vostro business, oppure anche per paesi. Qui sotto abbiamo dei tag che sono molto popolari, ad esempio Stati Uniti, Francia, B2B, B2C, founder, eccetera, eccetera. Ci basterà andare qua sopra. Io per esempio posso digitare marketing, molto generico, ho dei piccoli suggerimenti che mi vengono evidenziati in modo da rendere la mia ricerca molto più semplice. Mi interessa marketing and advertising, perfetto, clicco lì sopra ed ecco quali sono i pod che ho a disposizione. A questo punto mi basterà cliccare sulla riga relativa e poi mandare la richiesta di accesso e, come ho detto precedentemente, l'amministratore vedrà la mia richiesta e deciderà se farmi entrare o meno. Io da qui posso anche vedere quante persone sono all'interno di questo pod. Come dicevo in precedenza, anche se la tentazione iniziale potrebbe essere quella di scegliere un pod con tantissime persone in modo da avere un boost davvero elevato dei vostri contenuti, questo potrebbe essere una strategia errata proprio perché si vedrebbe troppo la differenza tra quello che succedeva un attimo prima e dopo l'accesso al pod. Inoltre vale la pena sempre fare un controllo su quello che succede all'interno del pod in modo da non perdere di vista tutta la situazione. Una volta all'interno del pod è possibile anche vedere chi sono le persone già all'interno del pod. In questo caso è possibile collegarsi ai loro profili perché vengono mostrati e costruire quindi un network reale con le persone stesse. Per poter accedere a un pod è necessario pagare una fee di $5 al mese. Che cosa si ottiene in cambio di questi $5? Si ottengono i like ai propri contenuti e anche i commenti. E come funziona il pod una volta all'interno? Bisognerà a questo punto settare delle piccole configurazioni. È sufficiente fleggare la riga corrispondente se si vogliono ottenere solo i like o anche i commenti. Nel caso anche di commenti, ogni pod ha al suo interno dei suggerimenti di commenti. Non conviene mai lasciare quelli che sono predefiniti, ma conviene invece capire un po' come è fatta la sintassi ed andare a personalizzarli, in modo che non risultino dei commenti che sono fuori luogo completamente rispetto al post stesso, ma che invece sembrino reali e soprattutto umani. Una volta terminati questi 2 settaggi preliminari sarà sufficiente loggarsi con il proprio profilo su LinkedIn e questa piccola extension andrà a rilevare direttamente tutte le informazioni necessarie. A questo punto si può operare su 2 livelli successivi. Uno è quello di andare sui 3 puntini qui, copiare il link del post e inserirlo all'interno del pod, oppure sarà direttamente l'extension già installata a fare il lavoro per noi. Una volta passato il link del post per il quale vogliamo sfruttare l'Empod, sarà l'Empod stesso a mettere nel giro di pochissimo tempo i like delle altre persone appartenenti allo stesso pod e anche i commenti che sono stati settati. Come ho detto in precedenza, però è fondamentale che il contenuto sia un contenuto di valore e che sia inserito all'interno della propria strategia. Se questo video vi è piaciuto e avete scoperto qualche cosa di nuovo, mi raccomando, mettetemi subito un bel like e se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale qui sotto attivando anche la campanella. Alla fine di questo video vorrei capire che cosa ne pensate dei pod, pensate di inserirli o meno nella vostra strategia? Scrivetevi il vostro parere qui sotto nei commenti. E per i pod è tutto e ci vediamo alla prossima settimana.